Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto una storia piena di eleganza, tradizione e romanticismo che sta facendo discutere gli appassionati di televisione, il percorso verso le nozze di Mahsine Merabet e Cenk Torun. Mettetevi comodi, perché vi racconterò ogni dettaglio, dalle prove dell'abito alla fusione delle loro radici culturali. Prima di iniziare, ricordatevi di iscrivervi al canale e lasciare un like per sostenere il mio lavoro. Iniziamo subito. Negli ultimi giorni diverse immagini trapelate da un atelier esclusivo hanno mostrato Mahsine intenta a provare una serie di abiti da sposa. Non una semplice sessione di moda, ma un vero e proprio rito simbolico. L'attrice, che negli anni ha costruito un'immagine raffinata e autentica, avrebbe scelto di avvicinarsi al matrimonio con calma, selezionando tessuti, ricami e accessori che rispecchiano la sua identità plurale, influenze nordafricane, gusto europeo e rispetto per le consuetudini familiari. Chi era presente racconta di un'atmosfera emozionata, silenzio, luci soffuse, sarti all'opera e lei che osserva ogni dettaglio allo specchio. Tra i bozzetti esaminati, pare abbiano colpito in particolare due proposte: un modello lungo in seta leggera con pannelli trasparenti ricamati a mano e un secondo abito più strutturato, impreziosito da fili dorati che richiamano motivi ornamentali tradizionali. Un velo sottile, quasi impalpabile, scivolava sulle spalle durante le prove. A ogni cambio, Mahsine chiedeva opinioni con un sorriso contenuto, alternando entusiasmo e tensione. Per lei, dicono gli amici, questo passo non è solo cerimonia sociale, ma decisione intima che celebra anni di crescita condivisa. Accanto a lei, discreto ma partecipe, Cenk Torun. Lontano dall'immagine distante che spesso circonda gli uomini in queste fasi, si sarebbe mostrato coinvolto, aiutava a sistemare il velo, prendeva appunti sulle modifiche, scherzava con il personale. In un breve scambio con i curiosi all'uscita, avrebbe dichiarato soltanto: "Voglio che si senta a suo agio. Il resto viene da sé." Una frase semplice che ha scatenato un'ondata di approvazione sui social. Ciò che rende la loro storia particolare è la complicità costruita in silenzio. Nonostante la visibilità pubblica, entrambi hanno evitato eccessi, preferendo esporre solo frammenti. In interviste passate, Mahsine ha descritto Cenk come paziente e leale, mentre lui ha sottolineato la sensibilità della compagna e la capacità di unire mondi diversi senza conflitto. Questo equilibrio è alla base della scelta di organizzare, secondo indiscrezioni, una cerimonia che renda omaggio a entrambe le famiglie. Si parla infatti di un matrimonio ibrido, una prima parte più tradizionale, con elementi legati alle origini di lei, musica dal vivo, canti rituali, pietanze tipiche, e una seconda serata con impostazione moderna, scenografia minimalista e atmosfera informale. Cenk, per rispetto verso i parenti di Mahsine, starebbe studiando alcune espressioni in arabo e frasi di benvenuto nella lingua della famiglia materna. Un gesto che il pubblico ha interpretato come segno di reale integrazione. La reazione online è stata immediata. Hashtag dedicati alla coppia hanno raggiunto centinaia di condivisioni. Fan club in Turchia, Francia e paesi di lingua araba hanno pubblicato collage, illustrazioni e messaggi di auguri. Stilisti minori hanno persino proposto reinterpretazioni dell'abito intravisto nelle immagini non ufficiali. Tra i commenti prevalgono due sentimenti: gioia per un'unione percepita come autentica e curiosità per la data, ancora non annunciata pubblicamente. Sul piano professionale, entrambi avrebbero ridotto gli impegni per non trasformare i preparativi in una corsa stressante. Mahsine avrebbe rimandato la lettura di un copione televisivo, mentre Cenk starebbe valutando di girare un progetto breve prima della cerimonia, per potersi poi godere un periodo di pausa. Fonti vicine sostengono che dopo le nozze non sia esclusa una collaborazione artistica, una serie drammatica in cui interpretare una coppia matura, sfruttando la loro intesa naturale. Un capitolo interessante riguarda il significato identitario dell'abito. Sembra infatti che la versione definitiva includerà ricami personalizzati, parole simboliche cucite sul bordo interno della gonna, invisibili al pubblico ma leggibili dagli sposi. Un modo per trasformare il vestito in un archivio emozionale. Inoltre, circola l'ipotesi di più cambi durante la giornata, uno per la cerimonia, uno per il ricevimento e un terzo più leggero per il momento della danza conclusiva.
Non mancano voci meno romantiche. Qualcuno ipotizza accordi commerciali con brand di gioielli o cosmetici. Al momento, però, nessuna sponsorizzazione evidente è emersa. Anzi, chi lavora con la coppia sostiene che preferiscano limitare l'esposizione commerciale per preservare il carattere personale dell'evento. Questa sobrietà ha incrementato la simpatia del pubblico, stanco di celebrazioni trasformate in campagne pubblicitarie. Guardando oltre il giorno del sì, la loro sfida sarà mantenere l'equilibrio tra notorietà e quotidianità. Entrambi hanno costruito un seguito internazionale che continuerà a osservare ogni passo, tuttavia la coerenza dimostrata finora lascia pensare che sapranno selezionare cosa condividere e cosa custodire. È proprio questa gestione misurata a renderli una coppia diversa dal clamore di altri protagonisti del panorama televisivo. Prima di concludere, una riflessione. Storie come quella di Massine Merabet e Cenk Torun piacciono perché offrono un'alternativa al sensazionalismo. Niente scandali costruiti, nessuna polemica. Solo due persone che preparano una nuova fase di vita con rispetto reciproco. Ed è forse questa normalità raffinata a colpire, dimostra che dietro le luci dello spettacolo si può ancora parlare di amore come progetto cosciente. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe scoprire i dettagli della cerimonia quando saranno resi noti? Credete che lavoreranno presto insieme sullo schermo? Scrivetelo nei commenti, leggerò tutte le vostre opinioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per essere arrivati fino a qui. Ci vediamo nel prossimo video, a presto e buona giornata!